Allora chi si sentiva un po' l'orgoglio da Balilla e via discorrendo, ero proprio un ragazzino, ma andavo a fare il servizio di pattuglia notturna e via, come gli altri. Tutti i giorni non potevamo andare fuori in libera uscita uno solo, e c'era da andare via in gruppo, 4 o 5, perché se no andava fuori uno solo, non tornava più. L'arma ce l'avevo, l'arma la usavo e non lo so se ho beccato qualcuno. Magari. Ero in combattimento. A Ombriano è successo che eravamo una colonna di 22 camion, sono arrivati gli apparecchi, via, ci hanno mitragliato, bruciati tutti e bruciato tutta la roba che c'era sul camion, bruciato tutto. È andata bene, ci siamo salvati. Per noi sapevamo che eravamo diretti alla morte, perché non pensavamo più di campare. E allora le canzoni erano sulle labbra tutte, e finché andava bene si andava. A noi la morte non ci fa paura, no, ci si fidanza, ci si fa l'amore, se poi ci avvince ci porta al cimitero, se accende un cero non se ne parla più. E ogni tanto inquadravano, facevano girare per la città, farci vedere che c'eravamo ancora. Ho attraversato il Po la mattina del 25 aprile a Piacenza, che c'erano le batterie di cannoni tedeschi piazzati sull'argine del Po che sparavano agli americani in Piacenza. E sono stato lì tutto il giorno e mi ero accampato lì a San Rocco al Porto e siamo partiti il giorno dopo. Il 25, quando mi parlano del 25 aprile, io posso dire sì, ero in ritirata. Mi hanno preso dopo il 27 di aprile del 45 a Ombriano di Crema e lì botte. Poi mi hanno portato in città a Reggio Emilia, alla ex federazione, c'era il comando partigiano, mi hanno piantato i pennini da scrivere sotto le unghie. La prima grazia che mi hanno fatto. Tutte le notti c'era un macello, che non si sa quanti ne hanno ucciso perché non si sa dove sono andati a finire. Ne partivano dei camion tutte le notti. Poi è arrivato il giorno che mi ha spedito da Reggio, mi ha mandato a Coltano. A Coltano ci ho fatto 3 mesi a Coltano e là peggio ancora, perché anche a Coltano eravamo 38.000, lì mangiare che scarseggiava più non posso, e le guardie, primi periodi che erano gli inglesi, altro che tedeschi. Alla fine di ottobre mi ha lasciato andare. Da Pisa a venire a Reggio Emilia, neanche un pezzo di pane nello zaino, neanche una lira in tasca. E lì
fame. Per fortuna che nello zaino c'avevo un pezzo di sapone americano, e allora sapone non esisteva, non ce n'era. E col sapone mi sono sfamato e ho recuperato i soldi anche da fare il viaggio, ascoltare e non aprire la bocca perché sennò c'era pericolo. A Reggio Emilia avevamo un pochino di proprietà e abbiamo dovuto darla via perché non potevamo più rientrare a casa, ci avrebbero fatto la pelle. E allora data via e sono scappato sulle montagne. Poi del 53 ho cominciato a fare il girovago e ho fatto 10 anni lo zingaro che giravo con le giostre e poi dopo, da allora, dopo 10 anni, ho messo a fare il camionista e ho fatto 35 anni il camionista. E le immagini le ho viste dopo un bel po', ma lì là a Dongo l'hanno ucciso 2 volte. Anche tanta gente che era incorporata nelle file di Mussolini e poi hanno tradito. Dopo poco tempo che era stato ucciso, no, guarda. Era il nostro padre Mussolini. Poi, dopo quando l'hanno portato via da Milano, e l'hanno portato a Pavia, alla Certosa, e lì è stato un su e su che lo cercavano da tutte le parti perché volevano bruciarlo. E poi quando lo portarono giù a Presapio, dentro in una cassa da sapone. E io sono andato giù ai tempi un po' burrascosi, quando avevano fatto saltare la tomba di Mussolini da Presapio. Sono andato io. Addirittura non volevano gli americani che fosse ucciso, lo volevano vivo. Stati gli inglesi bastardi, ma gli americani lo volevano vivo. Tanto è vero che hanno voluto il cervello di Mussolini, poi ce l'hanno ridato indietro, ce l'hanno ridato indietro a donna Rachele. Non ascoltate le balle che vi raccontano, perché quello che dicono loro non c'è niente di preciso, niente di giusto, perché tutte le cose, le malefatte che hanno fatto loro, danno la colpa ai fascisti. Ragazzi, io sono stato insieme ai tedeschi, ho fatto servizio insieme ai tedeschi. Se non era stuzzicato, non faceva niente. Perché quello che ha fatto, l'ha fatto perché erano stuzzicati. C'era fuori, attaccato alle cantonate, gli affissi che diceva un soldato tedesco, 10 civili. Passavano per le armi. Le fosse ardeatine, che è stato a provocarle? Sono stati loro. Certi paesi sulle montagne che sono stati bruciati a causa sua. Perché loro si divertivano a stuzzicare i tedeschi, perché quanti
per strada che andavano tranquilli e alla schiena sempre, non davanti, alla schiena, da delinquenti. Ormai i miei giorni belli sono passati e penso anche i brutti. Penso di vivere ancora un po' di anni e porterò sempre con me il mio medesimo ideale di quello da ragazzo.